Ciao a tutti. Partiamo dal presupposto che il narcisista si adegua a seconda della persona che lo attrae. Tuttavia esistono molte ricerche scientifiche che confermano che il narciso possa avere più di una personalità e questo fenomeno risulta essere molto preoccupante. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo di che cosa si tratta. La scienza afferma che il narcisista è un insieme di frammenti di personalità che ha riprodotto e assorbito per mezzo delle sue prede, incontrate nel corso della sua vita. In effetti, Narciso è lo specchio degli altri, poiché tutto ciò che percepisce lo fa suo. Praticamente è un insieme di persone tutte radunate dentro di lui. Infatti il narcisista non ha una personalità propria, poiché è accompagnato soltanto dal suo vuoto interiore e da un profondo abisso. Ma grazie alle maschere che indossa riesce a destreggiarsi abilmente in tutti i suoi intenti. Tanto è vero che il Narciso, oltre che essere un gran maestro nell'arte della manipolazione, è un bugiardo seriale, in grado di circuire chiunque, dando vita a dei veri e propri mondi paralleli. Tant'è che la maggior parte dei narcisisti hanno doppie vite e diverse relazioni contemporaneamente, portate avanti anche per molti anni, riuscendo a tenerle nascoste al mondo intero. C'è da dire che la personalità di una persona si forma durante l'infanzia e dipende dalle occasioni che vengono proposte per sviluppare le proprie vocazioni. E alla formazione dell'identità sono responsabili diversi elementi, principalmente quelli associati alle relazioni interpersonali. Per quanto riguarda il Narciso, nel periodo tra l'infanzia e l'adolescenza subisce un blocco interiore ed emotivo e non gli rimane altro che fare una scelta ben precisa, che va ad innescare un meccanismo alquanto disfunzionale che lo mette in una posizione di grandiosità, dove ci rimarrà per il resto della sua esistenza. Difatti è possibile individuare un atteggiamento narcisistico da parte dei bambini già dai 7 ai 12 anni, poiché è proprio in tale fascia di età che affiora il senso dell'io e la sensazione di ritenersi delle persone alquanto speciali, degne di ottenere qualsiasi cosa dagli altri. Tuttavia non sottovalutiamo il fatto che il narcisismo ha anche una buona componente genetica. Ad ogni modo, come risposta alle inadeguatezze e alle ferite del soggetto narciso, vi è la rabbia narcisistica, che è un effetto di fattori evolutivi, una visaglia percepita dal sé, provocata e seguita da vergogna, fallimento e mortificazione. Rappresenta una risposta marginale conseguente dal crollo degli oggetti sé. La rabbia narcisistica è un impulso innato incentrato sul risentimento e sul suo controllo, mentre l'aggressività è l'origine sottostante del sé grandioso, che rende difficile l'inserimento di conoscenze ed esperienze sia negative che positive dell'oggetto. In conclusione, si può dedurre che Narciso ha diverse personalità e al pensiero che dentro di lui vi siano un insieme di persone fa davvero molta impressione. Tutto ciò fa capire quanto sia pericoloso avere a che fare con un individuo con il disturbo di personalità narcisistica. Non dimentichiamo che i soggetti con tale disturbo sono spesso e volentieri responsabili di vari crimini contro le donne. Perciò se sei in relazione con una persona con questa tipologia di disturbo mentale, prendi le dovute distanze, senza pensarci un istante. Trova il coraggio di riprendere in mano la tua vita. E tu? Che cosa ne pensi delle personalità del narcisista? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.